Napoli non può essere un brand, le città non sono un brand. Vuol dire che tu stai dicendo che una città si vende come un paio di pantaloni. Le città non dovrebbero essere in vendita perché è ovvio che poi c'è chi li acquista. Sono Davide Traglia e sono a Napoli per cercare di capire come la città stia affrontando la foodification e il turismo di massa. Da qualche anno VD fa parte del progetto Sfera, un network di media europei che raccontano le sfide sociali che riguardano millennial e nuove generazioni con un approccio cross border e internazionale. Questo progetto, promosso dalla Commissione europea, ci porta oggi a Napoli per indagare il fenomeno della foodification e la trasformazione della città a causa del turismo. Grazie a Sfera possiamo raccontare fuori dai confini nazionali le storie di chi vive queste sfide ogni giorno. Da Nives Monda, proprietaria dello storico ristorante La Taverna Santa Chiara e attivista per il diritto alla casa, ai giovani proprietari dell'Hi-Fi Bar Lento, fino a Mariano Penza dell'Associazione Culturale Nartea. Con loro parleremo di turismo gastronomico, identità culturale e del nuovo volto che sta assumendo giorno dopo giorno la città di Napoli. Sono Nives Monda, titolare della Taverna Santa Chiara insieme ad altri tre soci. La taverna nasce nel 2013, noi l'abbiamo rilevata qualche mese dopo. Offriamo una cucina di territorio prevalentemente napoletana campana, basata soprattutto su una materia locale, quindi territorialità e stagionalità, perché privilegiamo il rapporto con i piccoli produttori, contadini e contadine della Campania. Più che solo cambiato l'offerta gastronomica, penso che sia cambiato proprio il modo di fare. Spariscono le osterie, quello che noi siamo, quelle che poi continuano a usare il nome osteria, trattoria, taverna, sono in realtà molto spesso dei brand. L'osteria è un luogo dove le persone si incontrano, dovrebbe essere che il cibo in tramite. Purtroppo c'è una mercificazione del cibo, diventa tutto legato alle mode. Alcuni piatti vengono spinti più di altri. La carne alla pizzaiola penso che non la fa quasi più nessuno, che invece è un piatto proprio tipico della nostra cucina. Oggi tutti vogliono la pasta e patate con la provola, un altro esempio di cambiamento, perché la pasta e patate era già di suo un piatto equilibrato. Dei cambiamenti secondo me inutili che sporcano anche una tradizione culinaria che era legata a un tipo di tradizione agricola, quindi il cibo si scollega completamente dalla sua radice. La turistificazione è un modello economico predatorio, era chiaro che non potesse portare benessere perché ovviamente se ne avvantaggia chi ha capitali immediati, entra a gamba tesa nei settori che tirano e questo non è da tutti, toglie opportunità a chi queste possibilità non le ha. Nel caso nostro specifico ti posso dire che peggiora anche la qualità del nostro lavoro. Di rincorrere il luogo dove tutto avviene per sentirsi appartenere a un'esperienza, l'esperienza è l'episodio, fa cazzotti con quello che invece dovrebbe perdurare e quindi anche in questo caso non posso che dirti che le cose sono peggiorate. Bevila, non mollare! Io non me la prendo mai col singolo perché secondo me c'è il commerciante più coscienzioso ma c'è pure il commerciante più avido che fare commercio, non è una sua responsabilità. Per me è l'istituzione che deve avere una visione, è ovvio che una città deve avere un sistema economico per sostenersi, quindi qui nessuno vuole fare il fondamentalista o dire no, tutti via, turisti. Il punto è che dall'altra parte non c'è un incontro. Noi abbiamo provato sia come militanti, perché faccio parte della rete per l'abitare, ma anche come commercianti, come gruppo della comunità Slow Food di cui faccio parte, ad avere un'interlocuzione. Non c'è ascolto sul fatto che questa cosa non vada bene e quello che non va bene non è tanto se apre o meno l'attività, ma perché chiudono quelle che c'erano. Perché se chiude una libreria, chiude un artigiano, ma chiude anche il ferramenta, la salumeria, la gastronomia e viene rimpiazzata da tutte attività monotematiche, questo non va mai bene. Legare l'economia di una città unicamente all'offerta di cibo piuttosto che di bevande è anche una scelta controproducente. Il punto che io dico sempre, se devi fare un'impresa e ti devi accollare dei costi, mettere in campo un capitale, vuol dire che tu hai delle cose da perdere. Se hai delle cose da perdere, secondo me fai le cose in regola, non è il contrario. Se non hai niente da perdere, esempio, hai aperto un locale con pochi soldi in un posto improbabile, 3.000 tavolini fuori di cui per un periodo non hai pagato nemmeno l'occupazione di suolo, perché tu devi tenere dipendenti a posto? Cioè tu alla fine lo farai perché di fondo non hai problemi se poi ti viene un'ispezione, cambi
società. Tutto questo perché a monte non c'è nemmeno un'idea di impresa. Se ci fossero persone che vogliono fare un'impresa e hanno fatto i conti, avrebbero, come dire, un piano. Non c'è un piano. Qui in taverna in continuo andirivieni di abitanti contenti, arrabbiati, alcuni che decidono, quelli che possono, di spostarsi, altri che sono costretti. E quando noi parliamo di costrizione ad andare, non stiamo parlando solo dello sfratto delle persone che si trovano anche in fragilità economica. Qua vengono sfrattate anche persone che in teoria potevano considerare di avere una condizione economica stabile, perché di punto in bianco a fine locazione il mensile viene raddoppiato. Napoli non può essere un brand, le città non sono un brand. Vuol dire che tu stai dicendo che una città si vende come un paio di pantaloni. Le città non sono in vendita. Cioè le città non dovrebbero essere in vendita, perché è ovvio che poi c'è chi le acquista, e di fatto sta accadendo quello che secondo me questa giunta si troverà a gestire malamente. Sono Cristiano, sono uno dei 4 fondatori di Lento Hi-Fi. Insieme a Fabio, Mirko e Fabrizio abbiamo dato vita ad uno dei primi Hi-Fi bar nella città di Napoli, all'interno del centro storico. Attraverso lo strumento dell'intrattenimento vogliamo creare cultura che poi viene alimentata attraverso quelle che sono da un lato le nostre passioni, dall'altro anche le professioni e le propensioni delle persone che vengono a vivere appunto lo spazio. Alimentiamo quella che può essere la cultura giovanile, la cultura cittadina, in contrapposizione poi con lo sviluppo di un intrattenimento molto più mordi e fuggi e, a mio avviso, solo ed esclusivamente fermo nello sfruttare il luogo, e pur sempre comunque un turismo che in un certo qual modo ne esaspera le parti un po' più tradizionali, un turismo che secondo me dà poco alla città. Noi insieme a tante altre realtà abbiamo idea comunque di portare Napoli su un altro livello di qualità, proprio molto più europeo, molto più orientato alla qualità. Quindi l'attenzione al particolare, al dettaglio, basti vedere tutta la parte di arredamento che è stata realizzata con materiali riciclabili, materiali di design, arredamenti di design, tutto l'impianto audio che abbiamo all'interno del locale è autocostruito da un'azienda danese. Abbiamo la massima cura per ogni aspetto che possa essere il suono, e anche al food and beverage, sulla qualità e anche sull'innovazione di quella che può essere la cultura partenopea. Tutta la linea dei cocktail che vengono serviti all'interno del locale sono cocktail pre-becciati, che significa che sono praticamente preparati prima del servizio e non al momento, con delle ricette che danno principalmente attenzione a tutti gli ingredienti di qualità mediterranei. Il turismo attuale è un turismo che non giova alla città attualmente, perché, come dicevamo prima, è un mordi e fuggi. Non c'è un grande investimento né una grande spesa nelle masse che visitano la città. Comunque non dobbiamo fare tutto un'erba un fascio, perché anche qui all'interno di Lento noi incontriamo tanti turisti e tante persone che ci vengono a trovare perché ci trovano e ci cercano online. Tutto ha un'evoluzione, come l'ha avuta la città l'avrà anche il turismo. Chiaramente deve esserci anche un supporto da parte delle istituzioni nel dare quanto più spazio a realtà che poi possono essere realmente innovative sia culturalmente che a livello di intrattenimento. Sono Mariano Penza, mi occupo di turismo, in particolare ho un'associazione culturale che si chiama Associazione Culturale Nartea. È un periodo florido dal punto di vista turistico per Napoli. La maggior parte delle richieste che riceviamo come tour operator sono Spacca Napoli, la pizza a portafoglio, il cuoppo, il dolce tipico e via dicendo. Va bene, se mi si chiede 9 volte su 10 di venire a Napoli per mangiare la pizza o altro, e poi in conseguenza andare a visitare la chiesa, quel determinato monumento, allora secondo me c'è qualche cosa che non va. Noi puntiamo appunto a far conoscere innanzitutto ai napoletani altre zone, cerchiamo di dislocare il turismo, perché se adesso noi facciamo una passeggiata a Spacca Napoli, ci fermiamo a Via Duomo, prosegue per esempio a Via Tribunali. Nel momento in cui ci fermiamo al Duomo, turisti con la pala. Nel momento in cui attraversiamo il Duomo di Napoli, il secondo tratto di Via Tribunali è completamente vuoto fino a Porta Capuana, dove c'è il Tribunale Storico di Napoli. Per me è impensabile una cosa del genere. Secondo me
c'è bisogno di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni pubbliche, soprattutto per mettere un faro appunto su questo.